Sanremo, la città dei fiori, la città del festival, la città che è l'arrivo della famosa appunto Milano-Sanremo, la gara che di fatto apre la grande stagione delle grandi corse ciclistiche. Per noi però non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, perché da qui partirà il nostro nuovo Red Roads, che dai 0 metri, quindi dal livello del mare, ci porterà fino a esplorare quello che io chiamo l'Himalaya europeo, perché qui in zona, in Italia, ma anche in Francia soprattutto, in poche decine di chilometri si può arrivare appunto dal livello del mare fino ad arrivare a guidare a 2800 metri. Compagna di viaggio, non a caso, la Royal Enfield Himalayan 450, moto semplice, 42 cavalli, ma equipaggiata con le borse laterali, grande voglia di viaggiare. Partiamo da qui e andiamo ad esplorare queste strade con questa Royal Enfield Himalayan 450. Ebbene sì, questo sono io. Anno 1989, 22 anni, prima moto grande e tantissima voglia di esplorare il mondo. La mia compagna di viaggio? La vedete nelle immagini, un solo cilindro, 45 cavalli, 163 km all'ora di velocità massima. Oggi sarebbe una perfetta moto per patente A2. A quei tempi viaggiare con un'enduro monocilindrica era l'assoluta normalità e io con quella moto mi sentivo invincibile, non mi fermava più nessuno. E oggi? Beh, oggi quel ruolo potrebbe essere benissimo ricoperto dalla Royal Enfield Himalayan 450, un solo cilindro, 40 cavalli, tanta voglia di esplorare. Di una cosa possiamo di sicuro dare atto a Royal Enfield: essere riuscita a creare un allure intorno ai propri modelli che pochi altri marchi e nessuno dei cosiddetti marchi low cost è riuscito ad ottenere. Le Royal Enfield hanno fascino, ti fermi in qualsiasi posto, che sia il centro città o un passo di montagna, e troverai sempre qualcuno che la guarda, la osserva con cenni di approvazione e magari le scatta anche una foto. Parlando di tecnica, l'Himalayan 450 ha aperto insieme alla Guerriglia il nuovo filone tecnico di Royal Enfield, quello basato sulla piattaforma 4,5 con motore monocilindrico ride-by-wire e su una ciclistica che sì, definirei un pochino raffinata. Forcella e monoammortizzatore, quest'ultimo regolabile, sono firmati da Showa e fanno correre le ruote per 200 mm, c'è il leveraggio progressivo, i freni sono by Bree e le ruote da 17 e 21 pollici. E sotto gli occhi trovi una strumentazione connessa di gran livello. Tutto, va ricordato, per un prezzo ben inferiore ai 7.000 euro, 6.450 per l'esattezza. Il peso? 196 kg in ordine di marcia. E se vi chiedete come mai una 450 pesi così tanto, beh, gli ingegneri di Royal Enfield hanno una spiegazione convincente anche per quello. Ma ve lo dico nel corso del video. Ora torniamo al nostro itinerario. Ovviamente Sanremo è il nostro punto di partenza, ma qui la moto non si è teletrasportata, l'ho portata io facendo il viaggio da Milano, 350 km di autostrada per fare questo veloce trasferimento e anche un po' per vedere come si comporta di fatto la Himalayan 450 in una situazione che forse in fondo non è proprio la sua. In realtà non mi sono trovato per niente male, perché la posizione di guida a me piace, la sella è bella sostenuta, non tanto larga però non dura anche dopo tante ore di vita a bordo, pedane forse un pochino avanzate, però di fatto la velocità media che abbiamo tenuto per scendere da Milano a qui è stata superiore ai 100 km all'ora, si viaggia tranquillamente al limite autostradale dei 130, volendo anche qualcosa in più, a quel limite la moto viaggia circa 6.500 giri, per cui e soprattutto non vibra niente. Le vibrazioni arrivano sulle pedane quando vai a chiudere il gas, quindi in rilascio un po', ma quando vai a velocità costante zero, veramente. Da questo punto di vista Royal Enfield ha fatto veramente un bel motore, questo monocilindrico è un motore che vibra poco, che stanca poco e che fa il suo. È chiaro che in accelerazione, anche rispetto alla Guerriglia che ho provato tempo fa, è un pochino più tranquilla la Himalayan, però di fatto quando si deve viaggiare per fare la trasferta autostradale, per portarvi poi alla strada che poi andrete ad affrontare magari con un po' di curve, non vi farà patire troppo. Cupolino molto piccolo, il casco è protetto abbastanza bene, almeno per chi è alto come me, però le spalle, gli avambracci sono abbastanza scoperti. Non mi dispiacerebbe in questo caso avere un copolino un pochino più grande, ma adesso non mi dilungo troppo perché il viaggio deve ancora partire, si sta facendo anche buio, domani mattina all'alba ci sveglieremo per salire verso le Alpi della Provenza, andando a cercare di esplorare e di arrivare al Col de la Bonette. Faremo questo attacco al Col de la Bonette come fanno gli alpinisti, approfittando di una finestra di bel tempo in questi giorni che c'è stato veramente tempo pessimo, al punto che il colle era chiuso, quindi speriamo che sia aperto, pare che sia aperto, vediamo se arriviamo, facendo però nel frattempo anche altri passi intermedi di cui vi parlerò durante il video. Piccolo nota a margine, il consumo 25 km/h scendendo in autostrada, abbastanza belli spediti, autonomia ben oltre i 200 km, fatto da Milano a Sanremo tutto con un pieno solo,
Vibrazioni, come vi ho detto, già poche, motore che a me non dispiace per niente, forse le pedane, l'ho già detto, un filino avanzate, e soprattutto menzione di merito alla connettività. Ho scaricato l'app di Royal Enfield gratuita, collegato il telefono in modo super facile, e a differenza di 1000 altre moto che ho provato, la connettività col navigatore integrato nel piccolo cruscotto della Royal Enfield 450 Himalaya è davvero imbattibile. Secondo me è la migliore che ho trovato fino ad oggi, perché tra l'altro utilizza facilmente Google Maps con tutte le sue indicazioni. Addirittura quando mi è andata in riserva la moto, la strumentazione mi ha detto: sono andato in riserva, vuoi che ti cerchi il distributore più vicino? Come succede sulle macchine, ci sono moto che costano molto di più, anche 3 volte tanto la Himalayan, e questa cosa non ce l'hanno. In un piccolo cruscotto sono riusciti a farci stare veramente tutto. L'unica pecca è che il telefono, quando si viene collegato, deve essere sempre acceso, per cui la cosa migliore è come fare come ho fatto io, collegarlo a preso USB, perché altrimenti ovviamente si scarica. Ogni tanto usavo il Google Maps perché mi segnala gli autovelox, invece nel display della moto no, e questo sarebbe comodo, soprattutto su strade che non si conoscono. Ma su questo ci torneremo. Adesso noi andiamo a riposarci, domani si parte per fare l'attacco al Col della Bonette e vediamo se ci arriviamo. Col del Tureni, 1607 metri sul livello del mare. Qui è la sede, insomma queste strade sono la sede di una delle tappe più famose, di uno dei rally più famosi del mondo, il Rally di Monte Carlo. Qui in inverno vengono veramente centinaia di migliaia di persone a vedere le gesta degli eroi del volante. Io li chiamo eroi perché non me ne vogliono gli altri piloti, ma secondo me i piloti da rally veramente hanno qualcosa di speciale. Ma veniamo a noi. 70 km dalla partenza, quindi dal livello del mare, siamo saliti a 1607 metri, 70 km vi dico quasi tutti da godere, perché la prima parte è autostradale, poi si entra in Francia, ma da Sospel segnatevi questa strada D2566, che è quella che sale appunto dalla costa fino a qui al Col del Turini. È una strada incredibile, si entra in un canyon più turistica che sportiva, diciamo, perché la strada è stretta, a volte un po' sconnessa, ma lo scenario che avete e le migliaia di curve che fate sono qualcosa davvero di incredibile. Io me la sono goduta con la Royal Enfield, ve lo devo dire, moto che insomma alla fine pensavo di affrontare questo viaggio con lo spirito dello slow trip, come c'è lo slow food, quindi andare via con calma, ma devo dire che riesce a tenere comunque ritmi normali assolutamente, anche con una 450 da 40 cavalli e quasi 200 kg. Peso, argomento, lo so, è un argomento sensibile su questo tipo di moto, la moto non è leggera, vero, soprattutto quando lo dovete tirare su dal cavalletto perché sta molto inclinata. Però se voi parlate con i progettisti, e io l'ho fatto in occasione della presentazione della Guerriglia, ti dicono che questa moto è una war bike che viene venduta soprattutto tantissimo in India, dove minimamente i passeggeri sono almeno 3 sulla sella, quindi, e magari qualche volta invece al secondo passeggero addirittura la mucca di famiglia, come vedete in certi reel. Quindi la moto deve essere robusta, la moto non si deve rompere, per quello c'è qualche magari millimetro in più di spessore nei tubi del telaio e quindi il peso aumenta. Però devo dire, e l'ho già detto in occasione sia della Guerriglia sia quando ho provato altre moto di Royal Enfield, chi fa le ciclistiche in Royal Enfield sa il fatto suo, perché questa moto si guida veramente bene. Le borse le sente poco, devo dire che nei cambi di direzione ovviamente il peso adesso sono molto cariche anche con l'attrezzatura di ripresa che ci stiamo portando dietro, quindi c'è parecchio peso, però il mono funziona bene. Ha retto bene il carico senza dover subire interventi di aumento del precarico molla, anche perché con la ghiera insomma c'è un po' da lavorare, però la moto rimane comunque equilibrata, si scarica un pochino l'avantreno, non ha una tendenza a essere troppo gommosa nella reazione alle buche, quindi l'assetto che quando sei scarico resta un po' sostenuto oggettivamente, però quando carichi la moto non la va a sbilanciare e quindi la moto si guida bene. È vero, si perde un filo di impronta dell'anteriore, ma io sono venuto su bello spedito. Motore mi piace,
fa tutto quello che deve fare, ovviamente ha due mappature, una eco, una performance, sempre la performance perché l'eco è veramente molto sgonfia, e devo dire che alla fine nel complesso si viaggia bene, perché anche la sella è stretta qua davanti, ma qua dietro ci si allarga bene, non ho problemi di seduta, è da ieri che sono in sella e quindi via così. Comparto frenante, anche perché mi ha fatto qualche domanda qualcuno nelle storie, poi risponderò. Devo dire ben equilibrato, più magari potente il posteriore di quello che ti aspetti, e l'anteriore devi tirarlo un pochino, però rispetto alle vecchie Royal Enfield un bel passo avanti. Devi, quando vuoi frenare forte, usare entrambi i comandi. Il posteriore in particolare mi piace molto. Già che parlo di freni, parlo anche di ABS, che devo dire che su queste moto, chiamiamole economiche, siamo abituati ad avere ABS solitamente troppo conservativi, che entrano molto spesso, troppo spesso a volte. Qui invece il livello di ABS è molto alto, l'anteriore è altissimo, il posteriore anche, forse a volte un filino troppo, perché quando sei con la moto inclinata tende a bloccare la ruota prima di entrare, e questo a volte fa un po' scomporre l'assetto. È una cosa che avevo notato appunto anche quando ho provato la Guerrilla. Secondo me lì si potrebbe fare un pelino di più. Le leve non sono regolabili, questo secondo me è una delle pecche di questo tipo di moto, perché io le leve le vorrei sempre regolabili, però devo dire, alla fine salendo qui, io ragazzi mi sono divertito, e il ritmo che sto tenendo in viaggio è secondo me analogo a una moto assolutamente normale. Io adesso riparto perché abbiamo ancora un bel po' di strada da fare, mi aspettano i quasi 2008 del Col della Bonette, sempre che sia aperto. Ci vediamo lì. Eccoci qua, Col della Bonette, il mio altimetro segna circa 2700 metri, quindi il traguardo che ci eravamo dati di venire a esplorare l'Himalaya europeo, che è la strada più alta d'Europa, è stato raggiunto, anche se in realtà per arrivare veramente sulla strada più alta d'Europa bisognerebbe prendere questa strada che adesso è chiusa, perché per sicurezza, siccome c'è un po' di maltempo, l'hanno chiusa, e una spirale che sale la vetta qua dietro, che è effettivamente a 2800 e passa metri. Qui in realtà siamo un filino più bassi del nostro Stelvio, quindi cari francesi, il valico più alto ce l'abbiamo ancora noi, ma comunque qui gli scenari ragazzi sono incredibili. Devo dire che da stamattina abbiamo fatto circa 190 km, non mi ricordo un pezzo di strada brutta da quando sono partito, se non il pezzettino a uscire da Sanremo e di autostrada. Però il resto veramente incredibile. Strade anche dove c'è un certo flow, dove si può anche scorrere, andare un pochino più veloci, più strade molto strette, strade larghe, insomma c'è davvero di tutto, e qui tutte le strade vanno in delle valli, c'è sempre un torrente di fianco che le costeggia, o comunque un canyon, insomma veramente questa zona è da metterci il pin e dire qui ci devo venire assolutamente. Detto questo, torniamo un attimino all'Himalayan, che mi ha veramente sorpreso, perché devo dire che non mi aspettavo di poter viaggiare a questi ritmi con un 450. Di fatto un po' mi riporta agli anni della mia gioventù, quando io avevo una Suzuki DR600 e viaggiavo con un monocilindrico da 45 cavalli. Le vibrazioni veramente poche sulle pedane e mai fastidiose, sul manubrio no, anche venire su in salita la moto non ha particolari problemi di prestazione. Ovviamente non dovete pretendere dell'accelerazione da dragster, ma si guida più velocemente di quello che io immaginassi, perché la ciclistica è davvero molto sana, e quando hai una ciclistica sana entri forte in curva, scorri bene e hai già fatto metà del lavoro quando ti devi divertire a guidare. Reparto freni, confermo quello che ho detto nell'intervento di prima. Anteriore magari manca un filo di mordente, devi tirare un pochino, però rispetto alle vecchie Royal Enfield davvero di più, meglio.
e il posteriore mi piace molto, che riesce a modulare molto bene, lì usati insieme alla moto ha una bella frenata con quella cosa dell'ABS che tende a far bloccare un pochino la ruota posteriore prima di entrare in gioco. Ritorno a bomba sulla strumentazione, che secondo me è davvero uno dei punti di forza della Himalayan 450, perché in uno schermino piccolo rotondo sono riusciti a farci stare tutte le informazioni necessarie, è sempre molto chiaro, sempre leggibile, ha 2 modalità di visualizzazione, ci sono sempre le informazioni che cerchi, e quando connetti il telefono, che ha una connessione molto stabile, devo dire una volta mi si è scollegato, ho dovuto ripetere l'operazione, ma è tutto molto veloce, hai anche la navigazione, a patto che ci sia anche il campo, perché ovviamente è collegata a quella del telefono di Google Maps, ma veramente da questo punto di vista super promossa la moto. Posizione in sella, mi piace, le pedane sono un pochino avanti, il manubrio forse un pochino basso, però è una posizione che alla fine della giornata non ti stanca, e incredibilmente la moto non è super compatta, non è nemmeno così grande, però la sella è piatta e lunga, quindi quando stai tante ore in sella riesci a spostarti avanti e indietro per cambiare posizione di guida, e sapete che quando si viaggia questa cosa qui è molto importante e su molte moto non si riesce a fare. Sulla Royal invece sono riuscito a farlo, infatti siamo qua dopo quasi, insomma, 2 giorni, ormai 2 giorni di viaggio, e non sono assolutamente stanco, la moto è davvero poco stancante, il consumo medio rilevato è di 25 km con un litro, quindi davvero ottimo. Quindi che dire alla fine della Royal Enfield? Si può viaggiare con un 450 mono? Sì. Si può andare in autostrada? Sì, perché i 130 li tiene senza problemi. Si possono fare i passi, ne potete fare quanti ne volete, perché lei è nata per andare in altura, addirittura sulle strade ben più alte di questa che siamo venuti a fare noi. Sospensioni, come ho detto, tenute un pochino sul rigido, però quando sei carico la moto resta bilanciata, quindi si guida bene. A volte io ho l'accortezza di spostarmi un pochino più in avanti per caricare un pochino più l'avanttreno, andare a cercare un po' più di grip sull'anteriore, e le CEAT, che sono le gomme di primo equipaggiamento, non mi sono dispiaciute affatto, quantomeno sull'asciutto hanno il livello di grip che ti aspetti per una moto da queste prestazioni, e consentono di darti un bel feeling e di guidare molto veloce all'interno delle curve. Ringrazio intanto Andrea che sta facendo la ripresa al freddo, che è venuto con la moto, diciamo moto operatore, e viaggiavamo con un GS, ma non c'è stato ritardo, cioè non mi hanno aspettato. Ecco, questo è quello che voglio dire. Quando si viaggia con questa moto, se siete in un gruppo di moto anche più potenti, su queste strade nessuno riesce a fare più di tanto il fenomeno, e quindi, perché il limite poi alla fine è la strada. Quindi brava Royal Enfield 450 Himalaya, mi è piaciuta molto. Noi siamo arrivati al nostro target, ma ovviamente non siamo arrivati a casa, abbiamo ancora 4 ore di viaggio per tornare, e torneremo stasera in giornata, perché il viaggio noi lo dobbiamo un po' concentrare, perché dobbiamo fare anche altre cose, però ovviamente volendo fare un giro con calma, qui ci sono tantissimi altri percorsi che si possono affrontare. Ovviamente in descrizione vi metto il mio itinerario che ho fatto. Qui fa un freddo cane, siamo a 2700 metri, tira un'aria che non mi sento nemmeno io, quindi io direi che adesso scendiamo a valle il più velocemente possibile e torniamo a casa. Allora, il video doveva finire alla Bonette, perché lì era il nostro punto di arrivo, però siccome da lì ci sono state altre 4 ore di viaggio, un altro colle scalato che era la Maddalena, 200 km di autostrada, ho voluto chiuderlo qui nel mio garage, nel mio piccolo box, anche perché dopo 850 km con una moto diventi un pochino più intimo, no?
e lei è qui con i moscerini, il motore ancora bello incandescente. Diciamo che il rientro è stato abbastanza hardcore perché in 4 ore siamo tornati dalla Bonette fino a casa. E nel frattempo la moto è anche un po' cambiata perché quando è stata consegnata aveva poco meno di 400 km, adesso ne ha quasi 1300, anzi ne ha più di 1300. Si sono rodati i dischi, si è rodato il motore che è diventato più brillante. I freni adesso sono più aggressivi a livello di bite, quindi insomma brava Royal, perché insomma il viaggetto che abbiamo fatto in questi 2 giorni è stato interessante. 850 km, oggi in una giornata ne abbiamo fatti 550. Dico, parlo al plurale perché con me c'era ovviamente l'operatore e la moto appoggio che mi ha seguito per tutto il tempo, quindi eravamo in 3 a girare, e 3 colli scalati: Turini, il Col della Bonette con i suoi 2000 e quasi 800 metri, e poi il Colle della Maddalena, quasi 5000 metri di dislivello, insomma, con una 450 da 40 cavalli che molti pensano non sia in grado nemmeno di andare al mare la domenica. Non mi sembra proprio male. È una moto ben fatta. Il motore, devo dire, è un pezzo che è riuscito bene a Royal Enfield, vibra veramente poco quando vai in autostrada a velocità autostradali, e diciamo che il suo è i 130, appena sotto i 130, tra i 120 e i 130. Oltre ci si può andare a 140 all'ora, questo motore fa 7000 giri, quindi non è minimamente ancora vicino alla zona rossa, però capisci che è un pochino più sotto sforzo, e soprattutto aumentano i consumi, che nel mio giro sono stati circa di 24 km con un litro, ma prima di fare l'autostrada a venire giù abbastanza veloci erano anche di 25. Quindi dicevo, frenata che si è rodata con l'andare del tempo, e adesso le pinze by Bref secondo me funzionano bene. Le Royal hanno sempre avuto dei freni molto morbidi, diciamo come attacco. Qui invece devo dire che tra anteriore e posteriore la moto si difende bene, quindi adesso anche con un dito riesci a fermarla. Sospensioni, dicevo, sempre se un po' tratte sul rigido, la forcella si è un po' rodata anche lei, quindi parte un po' veloce, però ha un buon sostegno. Ma soprattutto quello che non manca a questa moto, anche con le valigie, è l'equilibrio. Un equilibrio che ti consente di guidare veramente veloce. Come ho detto, su al colle, quando è una ciclistica che funziona bene, hai già fatto metà del lavoro, riesci a entrare in curva, riesci a farla scorrere, è proprio ben bilanciata, una moto che ha il flow, che ti comunica bene quello che succede sotto le ruote, per cui riesci anche ad andare via bello spedito, anche perché, ripeto, su certi tipi di percorsi non sono i cavalli che veramente fanno la differenza. Cose che secondo me si possono migliorare su questa moto, qualcosina c'è. Innanzitutto, come ho detto, le leve regolabili io le voglio su tutte le moto, perché secondo me servono ad adeguare la distanza delle leve alle dimensioni delle mani di chi guida. Devo dire che qui però, come sulla Guerriglia, il punto di pressione per la mia mano è adeguato. E il cruscotto non c'è nulla da migliorare in realtà, perché in un piccolo display veramente tondo sono riusciti a farci stare davvero tutto, e indicazioni sempre chiare, lo puoi programmare, puoi scegliere che indicazioni far comparire, però le indicazioni, diciamo, delle spie di servizio, quindi abbagliante, folle, e le indicatori di realizzazione sono un pochino poco luminose, e quelle delle frecce in particolare sono messe in basso e eh, si vedono un po' poco, tant'è che io spesso dimenticavo la freccia accesa. E l'illuminazione notturna, visto che sono tornato col buio, non male, ovviamente non super eccessa, ma comunque ci si riesce a guidare di notte senza nessun problema. Cupolino un po' strettino, se uno vuole viaggiare probabilmente consiglierei un cupolino più largo, sempre che ci sia di aftermarket. Dicevo, il motore è un bel pezzo, funziona molto bene, consuma poco, riesce a reggere anche sotto i 3000 giri in sesta, ha una bella fluidità, una curva di erogazione molto piatta, e che ti aiuta sempre, e in alto anche ha un buon carattere, e soprattutto, appunto, come ho detto, vibra poco quando vai in autostrada. Questo rende facile la vita quando si vuole viaggiare. Mi è stato chiesto nelle mie storie se mi fido di questa moto perché ci sono dei problemi. Io dico sì, sono partito, ho fatto 800 km in un giorno e mezzo senza avere nessun problema. Se mi dicessero vieni in India a prendertene una e portala in Italia, io lo farei domani e partirei senza nessun tipo di problema, perché la ritengo una moto semplice,
e quindi facilmente anche riparabile probabilmente, ma che non credo che mi potrebbe dare nessun tipo di problema. Ride by wire ben tarato, ben calibrato, quello che ho detto che mi manca un po', magari, visto che poi dopo un po' che fai autostrada ti sei un po' viziato, visto che c'è il ride by wire, magari il cruise control, ecco, quello magari io lo metterei, però devo dire che per la cifra a cui viene fornita la Royal Enfield Himalayan c'è davvero del buono. È una moto solida, sicuramente non è una moto leggera, però è una moto che funziona bene, non ti fa avvertire più di tanto il suo peso. Stessa cosa che ho detto per la Guerriglia, ma è vero, perché quando la guidi ha un bel flow, anche se con le valigie ovviamente erano tutte cariche di attrezzature di ripresa, quindi bella carica la moto, ha un po' di ovviamente inerzia in più, ma devo dire che da guidare è molto, molto piacevole. Le gomme, positivo il giudizio sull'asciutto, hanno un po' di rumore di rotolamento, però rientriamo nella media delle gomme tassellate, insomma niente di che, però devo dire che queste, come quelle che ho trovato sulla Guerriglia, sono gomme che mi hanno sorpreso in positivo per le performance che riescono a ottenere. E sospensione, come dicevo, dietro forse un filo secca, c'è anche il leveraggio progressivo, quindi non male, però quando ho messo le borse e l'ho caricate la moto non si è sbilanciata troppo, non è diventata troppo leggera davanti, il che vuol dire che probabilmente è stata pensata per caricarla questa sospensione, perché questa moto, come sapete, in India viene caricata come un furgone, per cui devo dire che dietro c'è sempre un pensiero ingegneristico quantomeno, e anche i blocchetti mi piacciono perché comunque Royal Enfield se li disegnati per sé, quindi sono sicuramente originali, funzionali. Non tutto nel menu del cruscotto è super intuitivo, però insomma diciamo che per la cifra che offre davvero c'è tante cose interessanti. Adesso forse è il momento di andare a farsi una doccia e di chiudere qua il video, e noi ci vediamo al prossimo. Qua sotto nei commenti vi aspetto.